550 Maranello, una delle più belle Ferrari a motore anteriore, che strizza l'occhio alle grandi classiche Daytona, 275, GTO e più largamente a tutte le 250, che è forse la serie più fortunata della storia di Maranello. Il fascino classico della Maranello non ve lo devo raccontare io, parla da solo. Cofano lungo, feritoie, fari posteriori tondi e doppi, coda sfuggente, bella. Era la perfetta incarnazione del concetto di GT, di Gran Turismo pura. Quindi 2 posti sì, ma con lo spazio per 2 belle valigie che ti davano con la macchina, un piccolo portabagagli che non era poi così piccolo, morbida sulle verticali al punto giusto, uno sterzo sempre docile ma comunque solido e sportivo, bello da usare, piena scuola Dario Benuzzi per quanto riguarda il comportamento su strada e Beppe Cornia. Erano loro 2 i responsabili esperienza e sviluppo della macchina nel 95-96, quando poi è stata presentata. Fatto curioso, fu presentata il 21 luglio 96, lo stesso giorno scelto per la F40 nell'87. L'epoca Montezemolo portò una spinta di giusta immagine per Ferrari, che fino a quel momento aveva investito, tra virgolette, meno sforzo per quanto riguardava gli eventi stampa, le presentazioni. Erano sempre state in epoca Enzo Ferrari molto più modeste, tra virgolette, molto più semplici. Con Montezemolo si è iniziato a comunicare la Ferrari in un modo più moderno, ovviamente, e per la Maranello, che fu una delle prime a giovare di questa nuova scuola di pensiero e di lavoro, si organizzò una presentazione in pompa magna al Nürburgring. Vennero portate 7 550 Maranello di vari colori, tra cui quello di questo esemplare qui, che è proprio l'argento Nürburgring, bellissimo, con al volante 7 grandi campioni: Michael Schumacher, Eddie Irvine, Nicola Larini, Max Papis, Jody Scheckter, Niki Lauda e Giancarlo Fisichella. In quel momento Scheckter era ancora l'ultimo campione iridato con Ferrari e Schumacher era appena arrivato, quindi era un'epoca stranissima di grande cambiamento e a Maranello si sentiva questo grande cambiamento. La fortuna era che tutta la Ferrari, o gran parte di essa, era ancora tra le mani degli uomini di Enzo Ferrari, quindi era cambiato praticamente soltanto il fatto che non c'era più lui e pochi altri personaggi erano andati via, quindi era un'epoca che ci ha regalato tanta soddisfazione, noi tifosi e noi amanti del marchio, perché subito dopo la F50 nel 95, l'anno dopo arrivò la 550 Maranello. Alla sua presentazione al Nürburgring le 7 vetture erano disposte in partenza stile Le Mans, davanti a tutta una folla di giornalisti e di tecnici competenti e di insomma tutti quelli che dovevano raccontare al mondo la nascita di questa macchina che sarebbe diventata un'icona, e forse lo era già. Questi 7 piloti vennero fatti correre verso le 550 Maranello, che erano già accese, presero le macchine e gli era stato chiesto dalla Ferrari di partire sgommando. Che già questo. Avrebbero dovuto guidare per un giro, credo un giro, sorpassandosi sportivamente, così insomma per gioco, e alla fine Scheckter avrebbe dovuto far passare Schumacher, che sarebbe stato un po' un passaggio di testimone, chiaramente dall'ultimo campione corona rossa al nuovo che si sperava diventasse il nuovo campione del mondo. E poi sappiamo tutti com'è andata, si è aperta un'epoca irripetibile probabilmente con Schumacher e Irvine e il resto è storia. Io già a parlarvi di questo già la pelle d'oca, perché sono dentro una 550 Maranello argento Nürburgring con 6.000 km sul cruscotto. Infatti oggi mi vedrete andare con i guanti bianchi di velluto, perché non sono molte le Maranello con un chilometraggio così basso. L'ho presa in Samocar una settimana fa, aveva 5.000 e pochi più chilometri. Al casello L'Aquila Est ha scoccato il 6.000° chilometro con me e mi sono sentito in colpa, sinceramente. Oggi mi sento meno in colpa a farla sciogliere tra queste curve, soprattutto perché abbiamo beccato una giornata in febbraio in cui posso stare in maniche corte, che qui è veramente un evento più raro di una 550 con 6.000 km. La storia è questa. Sappiamo tutti
che l'epoca totalmente analogica è già finita da un bel po', purtroppo, e la Maranello, insieme all'F50, insieme alla 360 Modena, insieme a quelle macchine del periodo, sono state le ultime ad avere il sacrosanto, benedetto, adorato, mai troppo celebrato cambio a selettore cromato Ferrari. Flashback me lo devo concedere perché questa è stata la primissima Ferrari che ebbi modo di guidare, fortuitamente aggiungerei, quando avevo una ventina d'anni, una 550 Maranello Argento Nürburgring, cambio manuale. Ovviamente la Maranello era solo manuale, è arrivato il paddle shift poi con la 575 e aveva anche gli interni rossi come questa. La differenza era che aveva tipo 70.000 km e uno scarico completo tubi style che la faceva suonare come un F50. Su questo esemplare abbiamo soltanto i terminali, sempre tubi. La macchina è molto silenziosa, fin troppo. È perfetta per chi ama guidare in questo abitacolo soffuso e ti coccola. È una GT a tutti gli effetti. Da lunghi viaggi potresti starci sopra 5.000 km e non patire assolutamente mai. A me piacerebbe un po' più rumorosa, ma il rumore del cambio, soprattutto in seconda terza, è qualcosa che è veramente patrimonio della nostra umanità. Ci sarà da piangere fra qualche anno a ricordarsi questa roba qua. Questo è poco ma sicuro, almeno per noi, per i poveri 4 gatti disperati che siamo rimasti. Guidare una Ferrari a trazione posteriore, ovviamente, motore anteriore, un V12 aspirato da 480 cavalli con una coppia spaventosamente pronta dai 1500 giri, forse anche 1000, è impressionante quanto è bella. Tu potresti metterla in quarta quando un'altra macchina andrebbe in seconda e lei ti tira fuori molto meglio di come ci ha abituato un moderno turbo. Il tipo di guida scelto dai collaudatori per la Maranello è esattamente in linea con il pensiero Ferrari di quell'epoca e la scuola Benuzzi-Cornia in questo caso si sente in ogni millimetro e in ogni grammo di coppia di qualsiasi componente e comando tu vada a toccare. In quel periodo, ricordiamo, c'era anche la 456 GT e GTA, che era una macchina molto più, diciamo, signorile, anche se poi la 550 stessa è molto elegante e ha una classe tutta sua. La differenza con la Maranello era che la 456 soffriva di problemi all'impianto frenante abbastanza importanti. Se potete andare a vedervi uno dei famosi best motoring dell'epoca, in cui la 456 sta davanti per tutto il tempo che i freni le permettono, dopodiché molla tutto insieme e si vede proprio che la macchina non riesce più a frenare, gli altri la sorpassano. Stiamo parlando di supercar contro una macchina veramente un GT 2+2, insomma, inaspettato un po' forse. Sulla Maranello questo problema non c'è, nonostante non sia un peso piuma. Lo è per i canoni di oggi, chiaramente una GT così, con queste dimensioni, non pesa più come la Maranello, ma all'epoca l'arrivo e l'avvento di tutti i dispositivi moderni di sicurezza, proprio il fatto che servisse un ambiente di guida così rilassante e così elegante, portarono Ferrari a, tra virgolette, imbottire un po' la macchina di materiali che appesantivano per forza di cose. Però vi devo dire, il risultato finale è che è comunque compostissima nonostante le gomme. Se posso trovarle un difetto sia dinamico che estetico è dato dalla larghezza delle ruote, dei cerchi, delle gomme, che sulla 575, soprattutto poi sulla Handling Fiorano, fu risolto sia l'impatto estetico che dinamicamente. Aveva un po' più di gomma, soprattutto dietro, che se la guardate vedete che il cerchio è veramente tanto incassato nel passaruota, dà un po' fastidio. È molto anni 90, fa parte anche del suo fascino, la rende un po' più d'epoca come impatto estetico. Se vogliamo parlare del V12, il V12 aspirato Ferrari anni 90 parla da sé, davvero. Senti il seconda terza, 6.000-7.000 giri. Oh! È strano perché andando piano questo cambio super civilizzato, come sembra dall'uso della frizione, dal fatto che è molto molto utilizzabile, chiaramente per chi è abituato a una frizione
abbastanza pesante, chiaro, se guidi macchine di oggi sembra assurdo una frizione così pesante, ma in realtà per i canoni delle supercar all'epoca era una frizione molto leggera e comoda da usare anche nel traffico, non ti uccide. Usando questa frizione e questo cambio a relativamente basse velocità devi essere molto più bravo a non farla sussultare un po'. Quando invece va su di giri, anche seconda, terza, che è la cambiata più complessa per il selettore, è qualcosa di sensuale, cioè sforiamo davvero nella pornografia, non so come dire. E soprattutto se tu sei veloce abbastanza da piacerle, ti ripaga con una cambiata che non ha uguali. Cambiare in alto di giri e il cambio si tira dentro la marcia in un modo, ci deve essere davvero qualcosa di sensuale, non c'è altra spiegazione. Senti qua, 7500 giri e poi c'è il fattore rumore sia del motore che dell'aria che si comincia a gonfiare sul parabrezza e sotto la macchina. Esplode tutto nel momento in cui questi acciai cromati si scontrano con leggerezza ma con una forza controllata e di conseguenza un millesimo di secondo dopo tu ricevi una botta nella schiena di ritorno di coppia. Wow! Si potrebbe parlare davvero per anni del cambio Ferrari anni 90. Io potrei ridurre il mio lavoro a fare questo e troverei ogni volta qualcosa di nuovo da raccontare, perché è... Che peccato che non possiamo goderne più sulle nuove auto. Ovviamente non avrebbe praticamente senso, ormai la velocità è arrivata a un punto che il cambio manuale farebbe abbastanza ridere, però Porsche col GT3 lo fa ancora e alla fine mi sembra che funzioni abbastanza. Io sogno sempre il giorno in cui Ferrari dirà: oh, sapete che c'è, abbiamo deciso di farne un'altra sola, un modello solo col cambio ad H cromato. O forse è meglio così, forse è meglio non farlo mai più. Comunque, al di là della mia inevitabile parte romantica, come va la Maranello su strada oggi? È un'auto, come dicevo, non super leggera, ma ancora abbastanza leggera da non farti pesare uno scompenso dinamico. Seconda, 7500. Ogni santa volta è commovente. Poi figuratevi un cambio che ha solo 6.000 km, come può funzionare? Praticamente appena finito il suo rodaggio e funziona da Dio. A livello di sospensioni patisce un po' la sua epoca, questo sì, è sempre un po' in pompaggio, è sempre un po' morbidona, ti ripaga con un comfort che è raro su una macchina con quasi 500 cavalli dell'epoca, ovviamente dell'epoca. Immaginatevi che 500 cavalli nel 96 era il top, non potevi avere di più. Cioè l'F50 un anno prima, soltanto un anno prima, quindi era ancora nuova quando è uscita questa qui, aveva 520 cavalli, ma una Formula 1 stradale però, con un motore direttamente, strettamente derivato da una Formula 1. Il 12 cilindri della 550 aveva una trentina, quarantina di cavalli in meno su una macchina da viaggio. Mi ricordo benissimo che all'epoca ero ancora in quell'età in cui i ragazzini vanno a guardare la velocità massima, ovviamente andavo a vedere sulle riviste quanto fa la nuova Ferrari, quanti cavalli, quanto fa, 0-100, queste erano le cose. E lessi 320 km/h, la 550 Maranello, cioè soltanto 5 meno dell'F50, erano bravissimi. Era veramente un'epoca fortunata per questo tipo di macchine. Ed è il motivo per cui oggi, quando passa un 550 o una 355, ci giriamo tutti e non sembrano macchine vecchie, sembrano macchine senza tempo. Lo sono a tutti gli effetti. Il disegno di Pininfarina in quel tempo era illuminato in tutti i sensi. Ferrari non ha mai avuto grossi momenti bui per quanto riguarda la tecnica. Esteticamente magari sì, piccoli momenti, piccole scivolate può averle avute, come è normale che sia per una signora di tanti decenni al top. Poi non vorrei cadere nel cliché di amare
prevalentemente le macchine della nostra adolescenza o infanzia, perché ovviamente per alcuni della vecchia guardia, della vecchissima guardia Ferrari, Maranello 355, 360, F50, Enzo al limite, hanno segnato un po' la fine di un'era, un passaggio di testimone per questioni anagrafiche più che altro. Raccontavo prima che per me fu la primissima Ferrari mai guidata. Io ebbi, ve la faccio breve perché già ne ho parlato in un altro video, mi ritrovai a scegliere una Ferrari, una soltanto da guidare davanti a una dozzina di macchine, tutte nuove, tutte rosse, tutte col cambio al volante. La 550 Maranello era l'unica analogica di queste e quindi io scelsi lei per la primissima volta che avrei guidato una Ferrari. Questo mi valse poi un'offerta di lavoro addirittura, che fu un momento abbastanza importante di quello che poi ho fatto negli anni dopo, per nulla connesso a Drive Experience in realtà, perché era una cosa molto antecedente, però mi diede già un po' di esperienza con queste macchine e fu proprio lei, una Maranello grigia.